è tutta roll bar e carbonio. Ma tu sei fuori di testa! Una promessa è una promessa e le promesse vanno mantenute. Oggi, 29 dicembre 1984, dietro di me è una McLaren Senna, ma quella deve ancora aspettare perché oggi vi porto in giro con lei. Una delle auto più pericolose sul pianeta Terra. Una delle auto più leggere, con un rapporto peso-potenza di una Formula 1. Lei, la Radical RXC 500 Turbo, una delle poche targate al mondo con un motore 3005 V6 EcoBoost Ford da 540, 500, 600 cavalli, non mi ricordo, una roba spaventosa, cambio pneumatico a 7 marce, mille altre features che non sto qui a raccontare adesso perché adesso andiamo subito a bordo, usciamo fuori e andiamo a scannarla perché... Questa va scannata, questa va provata come si deve, non va raccontata. Ve l'ho già raccontata nell'altro video, ve lo lascio qua, il link del video dove vi parlo della macchina e vi spiego tutto quello che c'è all'interno di questa vettura. Adesso andiamo a far cantare questi 700.840 cavalli. Titanium, la mattina è sempre Titanium, Interrompiamo il servizio per una notizia straordinaria. Questa Honda Civic del 1991 con motore VTEC, 160 cavalli, una carrozzeria da sogno, degli interni mozzafiato e uno scarico che fa un sound da brividi potrà essere tua, nel tuo garage, il 17 aprile. Come? Ve lo spiega subito Ginny from the Lakes. È semplicissimo ragazzi, basta partecipare al concorso DB Fuel, andate sul sito, acquistate il file digitale con gli sfondi della Civic, sarà il vostro biglietto per poterla vincere. Più biglietti acquistate e chiaramente più aumentano le vostre possibilità di potervela aggiudicare. E una cosa in più ragazzi, ve la consegneremo a casa, io e Freddy, personalmente. Affrettati, vai su dfuel.it, acquista più biglietti che potrai, perché sono limitati e tra poco c'è l'estrazione. Vai! Che roba, solo uscire, come uscire in barcavena, ci va un quarto d'ora. Che figata però. Chi è che può dire di uscire con un'auto così? Nessuno. Mi ricordo questa macchina ha il traction selezionabile, l'ABS regolabile e spegnibile, l'idroguida la puoi regolare e farla diventare durissima a seconda del circuito in cui ti trovi o delle condizioni cittadine in cui ti trovi. È davvero un aereo, è qualche giorno che stiamo guidando una McLaren Senna che vi porterò sul canale, che ti ho portato sul canale in inglese, che vi invito a seguire per supportare anche i nostri progetti parlati in inglese. E la McLaren Senna è davvero una hypercar. Per un hypercar si intende un'auto che ha queste prestazioni, se non di più, ma tutti i comfort di un'auto del 2022. Ma soprattutto quanto va forte? Quanto va forte? Spaventoso. Oggi siamo a bordo di un'auto che in pista però gli farebbe un mazzo così alla McLaren Senna. Certo. Andiamo direttamente a provarla dove si può provare una macchina a 600 cavalli. Qua c'è un macello qui dentro tra il rumore del cambio, non c'è insonorizzazione, è tutta roll bar e carbonio, esagerato, incredibile, orribile. No, orribile, no?
un po' le cinture perché mi sento più in modalità corsa. Te lo faccio anch'io allora, è bellissimo fare così. Questa è la cosa più assurda, la reazione dei passanti, di chi ci incrocia, perché la McLaren Senna comunque è un'auto che ti aspetti che la gente faccia wow, sono comunque 2 milioni di macchina, è viola, fa un baccano disumano, questa costa 180.000 euro. Sì, però come effetto da profano che non lo sa, pazzesco. potrebbero essere assolutamente sullo stesso piano, da vedere così se uno non sa. Quindi fa veramente tantissima scena, sì. Peggior difetto di quest'auto ovviamente, essendo un cambio pneumatico, la partenza con la frizione da corsa è un incubo. Sì? Ogni volta che parti rischi di spegnerla, spesso la spegni perché sennò dovresti frizionare come un matto, diciamo, non è il massimo. Guardate che roba. Quest'auto è un kart, puoi fare davvero quello che vuoi, puoi mettere la ruota al centimetro che tu vuoi se sei in grado. È un po' come la frizione da corsa che c'era sulla Lancer che avevamo provato. 2 volte peggio, Peggio, 2 o 3 volte peggio, sì. Le turbine che soffiano nelle orecchie ti ricordano le Le Mans anni 80-90. Gli specchietti della Fiesta sono imbarazzanti. Casello, la cosa peggiore al mondo da fare con una Radical. Ah! Bene. Mi raccomando, se volete comprarvi una Radical, assicuratevi di avere il Telepass e di non dover mai scendere dalla macchina almeno per un'ora. Ma noi siamo abbonati, con tutte le macchine non possiamo privarcene di prendere il biglietto. Ragazzi, è spaventosa. È spaventosa. Quanta gara ti trasmette, quanto voglia di andare forte ti dà. È quasi un peccato non poter andare troppo forte, no? Vabbè, è insopportabile, È altro che insopportabile. odioso, maledetti. Mettete i limiti a 400. Il rumore della frizione quando sgancia il cambio, questo è la cosa più racing che tu possa avere su un'auto. Ma come si fa ad andare così forte? Out of my way. Mamma mia! Guarda che non si allontani dalla Senna, non si allontani. Con un'aerodinamica così, con delle gomme così performanti, con così poco peso, la macchina non pattina, non slitta. E oggi fa freddo, quindi è entrato il traction e abbiamo perso un sacco di trazione. Altrimenti Io penso che in primavera e in estate con 38 gradi sull'asfalto, guarda, tu non hai bisogno di chiedere niente a nessuno. Questa è un'auto che non ha bisogno di nessuno. Ma tu stai scherzando, vero? Ha una marcia dietro l'altra, bam bam bam, collegate! incolla al sedile. Letteralmente. Ho capito adesso perché questa macchina è così figa, è così famosa. I rumori, la sensazione di avere il pavimento attaccato all'asfalto, tutti i rumori della meccanica che ti sentono. Questo specchio della Fiesta che continua a guardarti e a Quello dirti, è inquietante. chi cazzo me l'aveva scelto sto scusa. Però è vero, Bellissima. tutti questi rumori ti sembra di esplodere da un momento all'altro, invece no. Le lucine che si illuminano quando ti dice la cambiata sono proprio da... Ma poi vogliamo parlare del nome dell'auto in sé, Radical, quanto è figo la Radical.
perché arriva talmente tanta aria forte qua che volano via. Una finita È andata è dietro? caduta, sì, sotto il sedile. La gente è allibita nel vedere un'auto così su strada. Non È vado. incredula, non ha capito, cioè, sta ancora sognando un videogame, GTA o Forza Horizon, o ed è realmente vera. Come direbbe qualcuno, non vado alla gente che guarda sconvolta. Di chi è questa citazione? Vediamo se sei preparati. Michael Jordan. No. Niente, vuoi andare come un pazzo con sta macchina, io voglio andare come un pazzo! Freddy oggi è particolarmente eccitato. La possibilità di regolare la durezza dell'idroguida è qualcosa di fenomenale, è qualcosa di unico che non ho mai visto su un'auto stradale ed è davvero un game changer. Quando cominci ad andare forte lo togli e diventa duro, in autostrada sei molto più Ma comfort, davvero? Ma sei, che figata, non me l'avevi detto? sei molto più sicuro ad andare forte con un volante duro. Ma stiamo andando a Varese. Inaspettata. Guardate quanto siamo piccoli rispetto a un RS6, Mi sembra pesante, che affare. sembra un vuoto, sarebbe solo da comprare per potersi permettere di fare gli slalom come un matto in autostrada. Che bello, che occasione, che opportunità poter guidare queste auto, anche se per poco tempo, ma poterle portare poi con sé nei ricordi, perché davvero sono delle opere di ingegneria, sono delle opere d'arte, centinaia, migliaia di ore di sviluppo per poi creare dei pezzi da 90 come questi, che sono la fine del mondo per gente come noi che ama le auto, tutto ciò che ha motore termico, termico! Amore, ma di questi tempi bisogna essere politically correct, non si può dire così. Col cacchio! Allora, vorrei solo poter provare un'auto elettrica per davvero ricredermi, la Porsche elettrica solo pista che hanno fatto. Comunque è bellissima anche perché le nostre sono tutte esperienze brevi ma intense, così non facciamo in tempo a stufarci e rimaniamo con quella voglia che ci manca ancora un qualcosa, vero? Soprattutto non facciamo in tempo ad indebitarci per comprarle ogni volta che le proviamo. Quindi queste auto sarebbero tutte da provare. Abbiamo già È davvero bella. È da avere come 21esima macchina, raga, perché ovviamente Ah, non posso usarla tutti i giorni per andare a fare le commissioni, andare a fare la spesa, no? ah, c'è la stradale, accidenti. Sono comodi comunque i sedili, Sono super comode. È comunque un'auto per assurdo molto più comoda di altre che abbiamo guidato in questi anni, che da fuori sembrano questa è la comodità, in realtà sono dei gran bidoni. Attenzione, 500 Abarth con letto alzato, sguardo arrogante e sei subito il classico che mette le macchine sul tetto. Ci voleva questo video, dovevo portarvelo, ve l'avevo promesso. That's what I like! Pensate in pista una cosa così, cosa può combinare agli avversari? Che gran figata. Mamma mia! Questo me l'ha ceduto senza fiato. Sincero. Questo sì. Wow!
lasciare tutto sotto, spaccare tutto. Stupendo. Peccato che sia già quasi finito. Tutte le cose belle durano poco. Fa colazione lei? Dopo un giretto in radical ci vuole. Tutte queste emozioni mi hanno messo una certa fame. Ci vediamo al prossimo video. Mi raccomando, continuate a fare queste brioche che fanno cagare. Ciao, stronzi.